Ciao e ben ritrovati. Oggi cerchiamo di andare un po' più a fondo sul tema delle dipendenze. C'è una domanda che probabilmente i miei ascoltatori più fedeli si stanno facendo. E la domanda è questa: ma come mai, se le dipendenze sono regolate o causate da delle parti antiche del cervello, in qualche modo animalesche, come mai queste parti del cervello ci consentono di chiuderci in una situazione di dipendenza, di mancanza di libertà che limita la nostra vita? Tutto questo appare molto innaturale. In effetti nessun animale ama essere rinchiuso. Se proviamo a chiudere un animale in una gabbia, ovviamente cerca di scappare. E allora come mai una parte animale del cervello ci porta in questa condizione e ci mantiene in questa condizione? Vedete, se ci pensate bene, vi renderete conto che non è vero che un animale cerca sempre e costantemente la libertà, uno spazio aperto, uno spazio di mobilità. Qualche volta è lui stesso a rinchiudersi. Ma quando lo fa? Bene, provate a pensarci, avete il tempo della sigla. A tra poco. Prima di riprendere vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, mettere un like e interagire con me. Questo è molto importante. Detto ciò, ci siete arrivati a una risposta? Avete trovato una soluzione a questa domanda? Beh, un animale si va a rinchiudere da qualche parte, ma lo fa in una condizione molto particolare. Lo fa quando ha paura, lo fa per nascondersi da una minaccia. E allora capite che tutto inizia ad avere un senso. All'animale che si nasconde non è che piaccia stare in una buca, ma è questo che l'istinto gli dice di fare per nascondersi, per proteggersi, per salvaguardare la sua sicurezza e la sua sopravvivenza. E allora capite che la persona dipendente, anch'essa, si sta rifugiando. E qualche volta anche nel parlato comune questa cosa viene intuita e diciamo quella persona si rifugia nell'alcol, si rifugia nelle droghe, si rifugia negli psicofarmaci. E allora vedete che queste sostanze non sono il problema, ma sono la soluzione al problema. Una soluzione che queste persone hanno trovato, e poiché questa soluzione purtroppo funziona, hanno continuato a ricorrere ad essa tutte le volte che dovevano scappare da qualcosa. Se ci rifugiamo, quindi, ci deve essere una paura e ci deve essere anche la percezione di un pericolo. Ma qual è questo pericolo? Bene, teniamo un attimo in sospeso questa domanda. Non vi preoccupate, la risposta la troverete se avrete la pazienza di arrivare fino alla fine del video. In tanti anni di lavoro con persone con diverse dipendenze, tantissime volte, se non quasi sempre, davanti alla banale domanda perché lo fai, le persone generalmente rispondono per non pensare. In realtà lo fanno per non sentire anche, ma è una sottigliezza che generalmente non riescono ad esprimere. Rimane il fatto che non lo fanno per un desiderio, lo fanno per un bisogno. Recalcati, lo psicoanalista lacaniano molto noto, che sicuramente avrete avuto modo di vedere anche in qualche trasmissione televisiva, lo chiarisce molto bene. La persona dipendente ha sostituito un desiderio con un bisogno. E vedete, il bisogno non è un desiderio alla massima potenza, non è l'espressione massima del desiderio, è qualcosa che ha una polarità opposta. Il desiderio va verso qualcosa, il bisogno ci fa fuggire da, proprio come un animale che si va a nascondere di cui stiamo parlando. Va bene, torniamo alla domanda che abbiamo lasciato in sospeso pochi secondi fa. Qual è la paura? Noi non siamo inseguiti da un predatore e quindi non dobbiamo andare a nasconderci
in una tana. Qual è la paura? Se volete trasformare la visione di questo video in un momento terapeutico per voi, lo potete fare tranquillamente. Mettete in pausa il video e ci pensate. 5 minuti, un'ora, un giorno, 2 giorni, quello che volete. Se avete un problema di dipendenza, sarebbe un'ottima idea farlo. E tornate a vedere la fine del video. Ok, ci avete pensato? Avete scelto di non pensarci? Non importa. Cerchiamo di dare una risposta a questa domanda. Chiaramente sarà una risposta generica, perché non sono nella testa di ognuno di voi, ma una risposta ve la posso dare. Vedete, qualcuno di noi ha vissuto delle esperienze che possiamo realmente definire traumatiche, e per quanto provi a non ripensare a quelle cose, queste affiorano nella sua mente tutte le volte che si trova in silenzio da solo con se stesso. Queste riaffiorano, riaffiora la paura e hanno bisogno di nascondersi, di rifugiarsi in qualcosa che attira la nostra attenzione, che ci dia l'illusione di avere noi il controllo, che è la cosa che non abbiamo durante le esperienze traumatiche. E riuscire a entrare in questa dimensione offre un sollievo temporaneo. Questa è una cosa che mi dicono molto spesso i giocatori d'azzardo. Quando si attaccano a una macchinetta, a una slot machine, dicono: sono in un altro mondo, non penso, in quel momento sono in un'altra dimensione. Lo stesso chiaramente vale per un ragazzino che si attacca a un videogioco e ci rimane per ore intere o addirittura per giorni. Altre persone invece si sentono semplicemente inadeguate alla vita, inadeguate alle relazioni autentiche, e queste sensazioni, queste convinzioni, queste credenze che hanno su di loro di non essere adeguati e quindi non essere amabili, perché questa è la vera paura, li porta a rifugiarsi in qualcosa che li faccia sentire forti, performanti, capaci, disinvolti o comunque abbastanza desiderabili da essere accettati dagli altri. A raggiungere questo risultato sono molto funzionali gli psicostimolanti come la cocaina, il crack, ma anche tutti i mezzi tecnologici da cui moltissime persone stanno diventando dipendenti. I traumi pesanti invece di cui abbiamo parlato prima spesso vengono affrontati invece utilizzando alcol, psicofarmaci o eroina. Bene, capite che come psicologo non posso fare altro che chiudere questo video invitandovi ad affrontare le vostre paure, accettarle e superarle. Che si tratti di una paura legata a un ricordo antico, traumatizzante, o che si tratti della paura di non essere abbastanza, di non essere accettati, di non essere adeguati, di non essere amabili in fondo, e quindi di non essere amati. Perché se oggi avete capito che rifugiarsi in qualcosa che ci rende dipendenti è una soluzione, assolutamente non è la soluzione migliore. Ciao e ci vediamo ai prossimi video.